Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Oggi c'è una novità. Today there is something new. A simplified version of our Learn Italian with the News videos, a playlist in slow Italian that helps you understand the difficult language of the news. The series we start today is shorter. We have only 2 news stories. The language is simpler and they are taken from newspaper headlines. I am sure you will find this useful. Before we go on though, subscribe to this channel if you haven't yet. You won't regret it. As usual, you can find the transcript and the translation of this video on our Patreon page. E adesso guardiamo il nostro telegiornale lampo. 17.000 vittime, 100.000 feriti, una tragedia senza fine, il sisma in Turchia e Siria, il dramma degli sfollati, i bimbi salvati, la speranza, tra le macerie dopo 80 ore. Vediamo il titolo dell'ANSA dell'8 febbraio 2023. Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 12.000 morti. Dodicenne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore. Il bilancio del sisma si aggrava di ora in ora. Erdogan fa mea culpa. All'inizio problemi nei soccorsi. Il bilancio del sisma in Turchia e Siria supera i 12.000 morti e si aggrava di ora in ora. The death toll from the earthquake in Turkey and Syria has topped 12,000 and is rising by the hour. Sisma is a synonym of earthquake. It's easy to remember because English has the adjective seismic. Di ora in ora, by the hour. Similar expressions are di giorno in giorno, di mese in mese. Aggravarsi means to get worse. Erdogan fa mea culpa. All'inizio problemi nei soccorsi. Erdogan makes a mea culpa. At the beginning there were problems with the rescue effort. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le vittime potrebbero salire fino a 20.000. The World Health Organization estimates that the death toll could rise to 20,000. The word vittime here means deaths, but you can use it to say victim in general. Vittima di bullismo, for example. The word vittima is feminine, but it doesn't change when it refers to a man. Marco da ragazzo è stato vittima di bullismo a scuola. The ANSA headline of the 8th of February 2023. Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 12.000 morti. Dodicenne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore. Earthquake between Turkey and Syria, over 12,000 dead. 12-year-old boy pulled alive from the rubble after 62 hours. Oltre means more when referring to quantity. Ho aspettato per oltre 2 ore. I have waited more than 2 hours. It means beyond when referring to a place. Oltre il fiume. Oltre le montagne. Estratto is the past participle of estrarre, to extract. Let's listen to this headline again. Now you should understand almost everything. Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 12.000 morti. Dodicenne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore. Il bilancio del sisma si aggrava di ora in ora. Erdogan fa mea culpa. All'inizio problemi nei soccorsi. Ecco la seconda e ultima notizia di oggi. Vediamo il titolo dell'ANSA. Ladro incastrato dalle impronte lasciate sui biscotti. RIS scova autore di un furto nel Reggiano. Si era fermato a fare merenda. Ladro incastrato dalle impronte lasciate sui biscotti. Thief caught through fingerprints left on biscuits.
Incastrato is the past participle of incastrare, a verb with several meanings. In our headline, it means to catch a criminal. It can also mean to frame someone with false accusations. Mi hanno incastrato, non sono stato io. I was framed, it wasn't me. But the original meaning is to insert, to fit in. Ho incastrato l'ultimo pezzo del puzzle. Impronta means print, obviously referring here to fingerprint, but we could also say impronta di carbonio, carbon footprint, or impronta del piede, footprint. Rhys scova autore di un furto nel Reggiano. Si era fermato a fare merenda. Rhys finds the perpetrator of a theft in the Reggio Emilia area. He had stopped for a snack. Newspaper headlines tend to be very concise. That's why this sentence lacks definite articles. Normally we would say il Rhys scova l'autore di un furto. What is the RIS? The Reparto Investigazioni Scientifiche is the name given to 4 sections of the Carabinieri Corps that use scientific methods to help solve crimes. Forensic police. Reggiano indicates a resident of Reggio Emilia, or in this case, the area of the province of Reggio Emilia. In the same way, we can say, a crime was committed in the Milan area during the night. Nella notte è stato commesso un crimine nel milanese. Scovare literally means to unearth, usually after a thorough investigation. Finally, here is a very cute word, merenda, snack. Merenda is usually the snack that children have in the afternoon, so the journalist wanted to emphasize a weakness of the thief. He was hungry, he had a snack. He almost becomes a likable thief. Let's listen to this headline again. Ladro incastrato dalle impronte lasciate sui biscotti. Rhys scova autore di un furto nel Reggiano. Si era fermato a fare merenda. Siamo arrivati alla fine del nostro brevissimo telegiornale. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Leave me a comment and tell me if you found this useful. Scrivi anche la parola che ti è piaciuta di più. Preferisci merenda o impronta? Rhys o sisma? Ci vediamo mercoledì prossimo. Ti aspetto!